Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale. Come vedete siamo di nuovo col nostro amico Giuliano ad esaminare questa situazione del Napoli, perché tutti i giorni, anzi non tutti i giorni, ma ogni 10 minuti sta uscendo un allenatore, ogni 10 minuti esce una 16 per scagliarsi contro il nostro presidente. Siamo qui per fare il punto della situazione, diciamo la nostra. Salutiamo Giuliano prima di tutto. Ciao Giuliano, benvenuto sul canale. Ciao Gianni, un saluto a te e tutti gli amici del canale. Volevo farti i complimenti prima di tutto. Grazie Giulia, grazie per i complimenti, sono sempre ben accetti. E dobbiamo esaminare questa situazione perché comunque ogni 2 anni, come avete visto dalla locandina del video, la crisi del secondo anno, ogni 2 anni ci tocca pagare dazio alla fine. Tu come te la stai vivendo questa situazione in attesa? Perché io tutto mi aspettavo, fuorché di dover parlare di questa storia nell'anno dello scudetto. Diciamo che siamo stati presi un po' tutti in contropiede perché il clima in città è ancora un clima di festa, per cui detto in maniera proprio sincera, per il momento noi ci godiamo la festa perché aspettavamo da troppi anni, per cui sarebbe anche un po' da autolesionisti farsi già il sangue amaro. Mancano 2 settimane ancora alla fine del campionato e per cui diciamo che facciamo finta di niente per il momento perché vogliamo rimanere ancora nel clima di festa, di felicità. Ci sarà una bella manifestazione il 3 giugno, credo sia stata anticipata di un Mi sembra giorno di sì. Sì. per tutta una questione di concerti in piazza, per cui almeno fino alla fine del Ah. campionato cerchiamo di mantenere, diciamo, e di goderci la festa. È chiaro che un pensiero già lo stiamo facendo, è inutile nasconderci e tutti ci facciamo la stessa domanda, come diceva quel famoso comico, perché? Esatto, ma perché? 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 Sinceramente facciamo tutti fatica a capire il perché. E poi secondo me, dobbiamo decidere se domandarci il perché di questa scelta o già proiettarci in avanti e dimenticarci il passato che non è ancora passato poi. Cioè, per No, cui no, infatti. cioè, è difficile sta cosa. Ma infatti io nell'ultimo video che ho fatto parlando di Luis Enrique, perché ogni giorno, l'altro ieri Gasperini, ieri Luis Enrique, domani arriva Alonso Canà, comunque ti trovi a dover seguire comunque tutte le notizie. Ho chiuso il video dicendo lo so che sarò un nostalgico dinosauro, però mi aspetto che il 3 o il 4 che sia a fine partita arriva De Laurentiis e Spalletti e dice ragazzi, Spalletti ha rinnovato, continueremo anche l'anno prossimo, ti togli il dente ed è finita, e finisce così. Però mi rendo conto che non sarà così e dobbiamo vedere che cosa fare, perché poi il pallino che mi faccio io è che se andiamo a guardare appunto le crisi dei 2 anni, da Benitez a oggi, ogni 2 anni ci potevano essere sempre quei margini di miglioramento, non voglio dire facili, però c'erano quei margini di miglioramento che tu con un po' di impegno beccavi un po' di calciatori, cambiavi la guida tecnica, potevi tranquillamente alzare l'asticella. Adesso alzare l'asticella significa, come diceva un giornalista ieri, andare a finire tra le 4 finaliste di Champions l'anno prossimo, alla fine. Eh beh, Quindi diventa comunque difficile in un anno dove perdi il direttore sportivo, perdi la guida tecnica, il presidente deve veramente affrontare quasi tutto da solo al momento, perché poi devi avere tutto l'occorrente disponibile
finisci il campionato, tu devi avere guida tecnica e DS per affrontare il mercato, per arrivare ai ritiri con la squadra che deve essere poi quella titolare. È una situazione che secondo me è difficile, la situazione più difficile da gestire dell'era De Laurentiis, secondo me, al momento. Ma probabilmente sì, anzi sicuramente sì, perché innanzitutto la storia di Giuntoli può essere comunque un fattore determinante, può essere una delle cause, ma forse la causa principale a tutto quello che sta succedendo, a tutta l'instabilità che poi si sta manifestando, insomma. Questo è un discorso molto particolare. Dobbiamo sempre immaginare che ci sono comunque dei segreti aziendali alle spalle, ci sono dei anni di lavoro, di programmazione, di osservatori in giro per il mondo. Cioè, quello che mi domando io è quando si interrompe un rapporto lavorativo anzitempo, come sta succedendo ora, a rimetterci poi alla fine è solo la società, perché Esatto. insomma, come posso poi io, Presidente, come posso tutelarmi e come posso tutelarmi? Come si fa a non vanificare tutto il lavoro passato? Noi non sappiamo quali giocatori erano sotto la lente di ingrandimento ora, quali sarebbero arrivati quest'anno, quali sarebbero stati attenzionati e poi magari portati a Napoli l'anno prossimo. Cioè, Esatto. le programmazioni e queste cose si fanno a lungo termine. No, infatti si diceva, parlando di Giuntoli, si diceva che praticamente uno dei motivi che poi ha portato all'allontanamento di Giuntoli volontario è stata la mancanza di programmazione, perché Giuntoli poi voleva un contratto a 5 anni. Secondo me è solo una voce per pararsi un poco, hai capito, da dichiarazioni che poi va alla Juve, quindi per diciamo tenere a bada tutto il clamore mediatico, se ne escono con queste motivazioni che poi sono futili, perché io non credo che il presidente ti abbia negato un contratto di 5 anni, non esiste proprio. Conoscendo poi De Laurentiis a livello di programmazione, a livello aziendale, che non ci vuol rimettere mai, perché è giusto che così un'azienda per andare avanti deve stare comunque sempre con i conti a posto. Quindi il pallino di Giuntoli per me è molto più pesante del cambiare allenatore. Attenzione, non voglio dire che mo sia facile rimpiazzare Spalletti o alzare l'asticella a livello di calcio giocato, però come hai detto tu, le programmazioni di una società vanno più a finire nelle mani del direttore sportivo che dell'allenatore, che poi è una conseguenza del mercato alla fine. Certo. Per esempio, Quara tu l'hai preso, l'hai opzionato, si parla di 2 anni fa, nel periodo del Covid, 2020 se non sbaglio, l'hai preso quest'anno. Mo l'anno scorso già Adam Traoré, c'è sta Ziyech, ci stanno tutti questi calciatori in orbita, che fine faranno con sta gente? Arriva a Eh, Cardi dall'Empoli e si prende tutti i calciatori che poi Giuntoli è andato a vedere, non credo proprio. A no, Cardi è porterà i suoi. situazione proprio situazione complicata. Eh, guarda, io provo a rimanere un attimino ottimista. Ah, sì, sì. Non si può non essere ottimisti attualmente, cioè proprio con lo scudetto vinto. Poi chi è più ottimista di noi, insomma. No, 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 sono Però d'accordissimo. il presidente ci ha abituato bene. Ci ha abituato bene sia dal punto di vista del direttore sportivo e sia dal punto di vista allenatore.
Cioè, a Napoli sono passati i migliori allenatori, per cui come faccio all'improvviso a deprimermi? E cioè, immagino comunque che andrà tutto bene, perché No, voglio, esatto. cioè, voglio, è stato così, è stato così. Ha indovinato Sarri, insomma, poi abbiamo No, avuto ma poi delle... ha portato Benitez per l'internazionalizzazione del Napoli, perché quello step lo dovevi fare. No, comunque a livello societario, anzi, io, ma tutta questa gente che sta uscendo, quello è perché, vedi, è sempre colpa del presidente. Ragazzi, ma se i contratti, tu prima parlavi di come tutelarsi a livello aziendale, sì, ci stanno solo i contratti, però purtroppo se poi non vengono rispettati, io te lo faccio a 4 e tu dopo 2 anni ti presenti, io voglio questo, questo e quell'altro, ma tu 2 anni fa, caro mio, hai firmato questo contratto. Ah, certo. su questo Vabbè, contratto c'era scritto 6 più 6 fa 12, ma perché? Capito? E allora è normale che devi comunque essere un attimo camaleontico e il presidente da questo punto di vista non ci ha fatto mai mancare niente, appunto, come hai detto tu. Quindi fiducioso, ma proprio fiducioso, ma al 1000%, addirittura dopo il mercato fatto, perché io un po' di sfiducia, io lo sai, tu lo sai meglio di me, parliamo sempre. Sono sempre stato un po' restio nei confronti del presidente negli ultimi anni. Dopo il mercato fatto a giugno e dopo i risultati che sono stati raggiunti, io mo, cioè, alzo le mani e non mi sentirai mai più criticare, perché poi le persone che fanno azienda così come il presidente ce ne sono poche, e meno male che sta a Napoli alla fine. sì, da questo punto di vista non ci rimane che essere ottimisti. Sono stati fatti più di 20 nomi per il dopo Spalletti e sinceramente faccio fatica ad immaginare. Per cui veramente non saprei, veramente non saprei. Lui se n'è uscito sempre con qualche colpo ad effetto che poi ha spiazzato tutti. Per cui andare ad immaginare il futuro allenatore mi sembra molto complicato. Eh, e sinceramente non mi va ancora di pensarci. Ah no, Vedremo, nemmeno a me. vedremo e rimaniamo ottimisti. È inutile nascondere che c'è dell'amarezza, un po' di amarezza c'è, se no mentiamo a noi stessi. Quale miglior allenatore? Chi meglio di Spalletti poteva eh, operare e non dico migliorare, ma mantenere questo standard alto per i prossimi anni. Cioè, il Napoli con Spalletti sarebbe rimasto estremamente competitivo su tutti i fronti e per cui c'è amarezza, c'è un po' di amarezza. Nessuno, Sicuramente. quando parliamo di alzare l'asticella non la alzi solo con il raggiungimento di un obiettivo, ma secondo me la raggiungi con la competitività. Se Certo, con la perdi continuità. facendo tutti gli scongiuri possibili, ma se perdi un campionato per 2 punti, per 3 punti, rifai un quarto di Champions, esce ai rigori, oppure magari non lo raggiungi il quarto di Champions, esci agli ottavi, ma comunque facendo delle prestazioni importanti, magari perdendo contro uno squadrone, giocando a calcio, perché a noi piace poi lo sport Esatto, e quello è piace il vedere la principio. partita Esatto. di calcio. Quindi al di là dell'obiettivo, Spalletti non sappiamo cosa avrebbe fatto e cosa avrebbe vinto ancora. Probabilmente anche se non avesse vinto più niente in termini di trofei, sarebbe stato sicuramente un Napoli super competitivo.
cioè che si sarebbe giocato il campionato fino a maggio, si sarebbe giocato tutte le competizioni a testa alta, e poi alla fine è quello che ci interessa a noi. Mentre Esatto. a noi interessa essere competitivi, perché la storia ci insegna che a furia di provarci, Prima o prima o poi poi arriva. arriva, e quest'anno è arrivato. È arrivato non per caso, è arrivato perché ci stiamo provando da un po' di anni. Esatto. Diciamo, e probabilmente, anzi sicuramente, siamo d'accordo su quel famoso 2018 che io ho personalmente archiviato alla luce di tutto quello che è successo e che ha riportato a galla un po' le situazioni. Il Napoli l'ha vinto anche nel 2018, però questa è una mia convinzione che ora non metto nemmeno più in discussione, l'ho messa Ma non nel è, cassetto. è un quello è un dato di fatto che è scritto nel mio portafogli con tutte le designazioni arbitrali delle giornate incriminate. E lo mettiamo da parte, l'ha detto pure il presidente. Però il fatto di appunto l'avere continuità e competitività comporta il cambiare quanto meno possibile. Quindi se dobbiamo guardare un attimo avanti all'allenatore che verrà, spero che il presidente, perché mo comunque a livello di guida tattica, comunque congiunto lì che se ne andrà e Spalletti che non c'è più, devi comunque tener conto che devi giocare con una difesa a 4, altrimenti ti partono gli esterni perché non servono a niente più, ti bruci due centrocampisti, lo botte che in primis, quindi dovrai fare un mercato sia in uscita che in entrata e cambiare tante pedine, e la competitività e la continuità. Più sono i cambiamenti, meno c'è competitività, non ci sta niente da fare. Quindi mi auguro che arrivi un allenatore con una difesa a 4, perché a me questa difesa a 3 in primis non mi piace. Non è che non mi piace, è perché una difesa a 3 devi avere 3 centrali, ma 3 centrali fatti, cioè se tu mi dici ok, il Napoli giocherà con una difesa a 3 con che so, Cannavaro, Nesta, Turam, dici ok, vieni a fare questa difesa a 3, ma andiamo tranquilli, non mi interessa. Però noi abbiamo 4 centrali e 4 laterali. Se mi devo bruciare, poi mi devo vedere, anche se nei pensieri che mi faccio continuamente, mi guardavo già, perché quando uscì Gasperini cominciavo a fare già io. Allora, il 3-4-3 però di Lorenzo, Mario Rui, anche se un Di Lorenzo e Mario Rui esterni di centrocampo, non è che poi mi dispiacevano, però poi pensavo all'Obot che dico no, però poi perdo il metronomo di centrocampo e non mi va bene più. Quindi speriamo che arrivi, per me, dal mio punto di vista, uno che giochi a 4 tiri, che altrimenti si sfascia proprio, non è che si sfascia, è che devi intervenire per forza sul mercato, se cambi modo. Non c'è niente da fare. D'accordissimo Gianni, d'accordissimo proprio, ma lo stravolgimento tattico secondo me è la strada, non è una strada da considerare. Se ci vogliamo attenere a quelle poche cose che non sono opinabili nel calcio. Squadra che vince non si cambia. Esatto. E poi vabbè, io sono molto legato al gol mangiato e gol subito che succede sempre, quindi cioè, sta cosa proprio No, no, ma quelle sono le leggi, le massime del le calcio. massime del calcio. Però secondo me squadra che vince non si cambia, per cui insomma è dura e sarà dura per chi dovrà sostituire Spalletti. Esatto, questo è Ma un non, altro punto non fondamentale. stravolgerei il discorso, anche perché secondo me l'obiettivo raggiunto quest'anno, che secondo me è frutto di tutto un lavoro La che dura, programmazione. che probabilmente parte da Benitez, come dicevi tu, poi non ha visto grandissimi cambiamenti tattici. Diciamo che il Napoli poi nel tempo Esatto.
Sì, il 4-2-3-1 sono numeri che comunque con i giocatori in movimento sappiamo bene, fase offensiva, fase difensiva, sono numeri, e l'idea di calcio che ci ha accompagnato in tutti questi anni è l'idea di un calcio propositivo, di un calcio fatto di possesso, fatto soprattutto di possesso palla e di idee. Esatto. Quindi il Napoli da Benitez in poi ha fatto un calcio, diciamo, attivo, proponendo le sue idee, proponendo un possesso palla e che poi ci ha portato a degli ottimi risultati. Non dimentichiamo diversi secondi posti, comunque dei piazzamenti importanti, insomma, oltre alla vittoria eccezionale di quest'anno. Per cui diciamo che il DNA è quello, cioè ormai siamo formati come squadra, cioè nel tempo ormai la squadra si è consolidata. Andare a stravolgere la squadra tatticamente, secondo me, non sarebbe la cosa giusta da fare. Parlo No, no, da no, ma esterno. secondo me è l'unica cosa da non fare. Poi che io posso pure accettare, no, non accettare, ma posso pure capire che viene uno con i 150 milioni che tu chiedi, gli vendi la punta, gli vendi Osimhen, ne prendi un altro, va benissimo, dici ok, lo accetto. Purtroppo a determinate offerte di mercato, se sei una società come il Napoli, gestita così, ne abbiamo viste tantissime. Lo stesso Higuain, Cavani e Lavezzi, quant'altro, tutti i calciatori venduti, però tu hai preso, hai rimpiazzato e non è che sia andato meglio, però hai continuato su quel flow di gioco e va bene così. Perciò non cambiare modulo è il punto principale. Il secondo punto principale è trovare un allenatore dove tu gli presenti i 4 anni di contratto e lui arriverà a dicembre del quarto anno, gennaio, febbraio del quarto anno e ti verrà a dire salve signor Aurelio, parliamo del rinnovo o parliamo della mia partenza a fine anno. No, che tutti gli anni, il secondo anno, già a dicembre, Benitez deve rinnovare, Sarri deve rinnovare, Ancelotti deve rinnovare, Gattuso e così. Cioè, arrivato a un certo punto, arriverà il momento che stecchi, capite? Cioè, a livello di percentuali di successo, tu hai sempre alzato l'asticella, sei sempre andato bene, arriverà un momento che in quell'anno dove tu credi che ti vada almeno come l'anno prima e invece non riesci a fare risultati, capite? Io spero che non sia questo l'anno perché mi auguro che a livello appunto di gioco, di calcio giocato e di rosa che rimarrà a Napoli vendiamo ben poco, perché ti ripeto, sicuramente sarà una perdita Osimhen, Kim se ne va perché già stamattina alla fine il Manchester United andrà via, 58 milioni si pagheranno e va bene, rimpiazzi il difensore, rimpiazzi la punta, però se l'idea di gioco è quella che lascia Spalletti, ben venga, non fa niente, ce ne faremo una ragione. E il problema sorge se tu viene l'allenatore e dici ok, hai venduto Simen, vendi a Kim, questo non lo voglio, quell'altro non mi piace, questo così, questo così, arriveremo di nuovo a luglio, fine luglio, inizio agosto, comunque con delle incertezze e se vogliamo essere competitivi. Non dico tanto il ritiro di Di Maro, ma a Castel di Sangro devi avere tutta la squadra a disposizione, altrimenti perderai comunque a inizio campionato, perderai comunque terreno da squadre che ci arrivano comunque più pronte e da vincitrice dello scudetto mi auguro che dal punto di vista mentale questo ragionamento la società se l'è fatto come me lo sono fatto io. Credo proprio di sì.
insomma, lì ci sono in ballo degli investimenti seri, per cui se ce le facciamo noi queste domande, Hai capito? sicuramente se le saranno fatte pure loro. Ti ripeto, il, il peccato è questo, cioè Spalletti conosce anche quelle che noi chiamiamo riserve, conosce anche quelli che sono stati impiegati di meno, le potenzialità Certo. di questi calciatori. Spalletti conosce il piano B quando non c'è Osimhen, conosce determinate, qualche indicazione ce l'ha detta. Per esempio su Gaetano, nell'ultima intervista post Napoli-Inter, si è, diciamo, abbastanza sbilanciato sulla valutazione di Gaetano, che secondo me il Napoli farebbe bene a tenere seriamente in considerazione. Perché quando un allenatore come Spalletti ti dice che c'è in casa qualcosa di importante, bisogna partire da quello che hai invece di andare sul Certamente, mercato. certamente. Non ci dimentichiamo che abbiamo dei giocatori che non hanno trovato grande spazio e hanno comunque delle medie, ti parlo per esempio di Simeone che ha una media realizzativa per minuti giocati che è allucinante, cioè Simeone fa No, un no, no, gol ogni no. 80 minuti, che è praticamente un gol a partita per minuti giocati. È uno che vede proprio la porta, ma che la vede proprio. Cioè, lo vediamo anche È noi. palese. Pure quando è entrato pure contro l'Inter. Cioè è È entrato un contro bomber l'Inter. di razza. Non c'è sta niente a fa. È un bomber di razza che con lo spazio necessario ti garantisce una bella sommetta di gol. Poi c'è stato l'investimento Raspadori. No, 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 ma il Napoli è Cioè, proiettato già, è stato già proiettato al futuro, già col mercato di quest'anno. esatto. Perciò dico io, mi dispiacerà sicuramente perdere Osimhen e Kim, soprattutto Kim, perché sul centrale difensivo Eh, è diverso. Cioè, sul centrale difensivo è diverso. Uno, perché l'abbiamo visto perfettamente quando Kim ha giocato mo contro l'Inter e non c'è stato nelle partite scorse. Cioè, Kim ha una lettura dell'azione che io non l'ho mai vista, onesto. Io vabbè, in tanti anni di calcio, io non ho mai visto un calciatore avere la lettura dell'azione in primis e secondo andarci poi su quella lettura. Cioè tu da sinistra hai già visto che si crea quel pericolo sulla bandierina al lato opposto, stai già correndo dall'altra parte. È una cosa impressionante, lasciando poi scoperta la tua zona perché sai per certo che il pericolo arriva di là. ma Quindi mi poi faccio più il problema Kim che il problema Osimhen. assolutamente, assolutamente. Sono i Kim rarissimi. Perché, Sono no, i ma Kim rarissimi. storicamente noi siamo passati da Cavani, 115 gol in 3 anni, ai record di Higuain, da Higuain a Osimhen. Quindi storicamente noi il bomber, il goleador, diciamo, lo troviamo. Ed è comunque un ruolo che gettonatissimo, mentre invece ma poi la polizia di Kim, c'è un giocatore che comunque Esatto. non fa fallo, non ti fa fallo, non ti crea dei pericoli, cioè pulito nell'intervento, la lettura, quello lì sarà difficile proprio da rimpiazzare. Sull'attaccante sono affezionatissimo a Osimhen, attualmente io Ah, non ma lo cambierei sicuramente. con Cioè, io non nessuno, cambierei nessuno. non cambierei nessuno, parto da questo. No, Però, io non cambierei però nessuno.
il mio Simeone in casa, bomber ce l'ho, mi posso orientare verso una tipologia di giocatore in stile Osimhen, posso andare a cercare un bel centravanti affamato e probabilmente lo trovo pure, perché la storia mi Hai dice che voglia, la storia mi dice che l'ho trovati. Cioè Cavani dal Palermo, Higuain a Madrid, non è che poi giocava sempre titolare, insomma. Per cui quello lì lo troviamo. In difesa, però non, anche in difesa, cioè quando è andato via Koulibaly mi è sembrato, mi è sembrata la fine, cioè mi è crollato il mondo addosso. Sì, sì. E invece poi Koulibaly è stato rimpiazzato alla grande. Per cui cioè, rimanendo ancora ottimisti e non possiamo fare altro con uno scudetto cucito, diciamo, capito, che stanno cucendo in Sartoria, no? Dobbiamo rimanere ottimisti, arriverà No, no, qualcuno ma io sicuramente all'altezza. sono ottimista sicuramente. E il fatto del centrale difensivo, al di là di prendere poi i valori del calciatore in sé, diventano difensori che comunque cioè non è che ce ne stanno tanti come Kim, quindi non è che dica, io mi vendo Kim, ne voglio un altro uguale, non esiste. Però è il fatto di entrare nel sistema di gioco come ha giocato Kim quest'anno è molto più difficile per un difensore che per la punta, che è quello volevo dire, cioè nel Certo, senso la assolutamente. punta, la punta avanti tu sai benissimo che o giochi a tre e tieni due esterni, o entra da Spadori, tieni un trequartista dietro, comunque le Devi alternative ce fare l'hai. gol. Devi Eh, fare la, gol. di- la difesa invece, la difesa tu sai benissimo che i due terzini stanno facendo gli esterni d'attacco col possesso palla, quindi siete tu e Rachmani. Beh, Quindi siete solo due. Cioè, trovarne uno che siete solo due, guarda, si parla di Scalvini. Io, da quando si sta parlando di Scalvini, mi sono andato a vedere tutte le partite dell'Atalanta, mi sono andato a vedere addirittura tutti gli highlights delle partite dell'Atalanta di quest'anno. Scalvini non è chi? Primo, perché non è così pulito. Secondo, in fase di impostazione pecchiamo tantissimo. È forte, però 40 milioni sono troppi. Io per 40 milioni mi vado a prendere dove giocava? Ci stava un nome, comunque mi sembra, o nell'Union Berlin, il centrale dell'Union Berlin, terzo in Bundesliga. ah, Non ricordo il nome, comunque è quasi uguale a Kim come pulizia di interventi e come fisicità. A me mi serve un difensore che soprattutto quest'anno, cioè non quest'anno, dai nuovi regolamenti deve stare così in area di rigore, lo sai benissimo. Cioè tu devi quasi difendere a equilibrio precario. Non è che senza può però, stare. senza però girarti di profilo come ha Esatto, fatto Juan Jesus. senza girarti di profilo, capito? Cioè, Juan Jesus si è messo di profilo nelle ultime partite. Mi dà un po' l'impressione, io ho grande stima di Juan Jesus, serio professionista, poi ha fatto sempre il suo quando è Sì, stato sì. chiamato in causa, ma secondo me dopo la vittoria del campionato già sta a Copacabana su qualche spiaggia. Ah, e voglia. Cioè ha uno sguardo proprio assente di felicità, cioè sta lì Anche perché la storia di Juan Jesus, quella è per quest'anno nessuno, cioè non quest'anno, quando è arrivato a Napoli poi era un parametro zero, nessuno lo chiamava, ci sta pure la lettera bellissima online, che quando l'hanno sì, chiamato ha preso proprio il cielo con le mani, quindi poi vince lo scudetto, così è normale che hai una reazione, proprio cioè proprio assai spettacolare. bellissimo. Infatti stupendo, poi i 2 anni di Spalletti sono stati proprio belli. Dispiacerà quando arriverà la data dell'ultima partita, sicuramente. Gianni, a questo punto io mi rassegno praticamente, ma mi rassegno anche in maniera, diciamo, Positiva. positiva Sì, sì, sì. al fatto che a Napoli si fanno dei cicli di 2 anni. Cioè, lo metto già per... No, ma lo infatti metto come già... la locandina,
come la locandina del video, la crisi ogni 2 anni, se la crisi di ogni 2 anni ci porta sempre a questi risultati, ben venga ogni 2 anni. Non Firmate la i contratti chiameremo ogni 2 anni. Esatto. non la chiameremo più la crisi del secondo anno, ma la chiameremo i minicicli del Napoli. Esatto. Comunque, probabilmente questa piazza, con questa città così presente a livello calcistico, tutti allenatori, tutti professori, tutti presidenti, tutti super esperti, ed è una cosa bella, non è presunzione, è semplicemente vivere a 360 gradi il calcio, che è una cosa che ci dà gioia e ci fa stare bene e ci piace. Però probabilmente la piazza di Napoli è una piazza che toglie delle energie nervose enormi, per cui tu parti con un entusiasmo al primo anno magari sfiori qualche obiettivo e provi a ripeterti, nel secondo anno fai uno sforzo ancora più grosso, diciamo, più importante, e probabilmente questa piazza alla fine del secondo anno ti ha scaricato proprio. Che tu realizzi, dico tu allenatore, Allenatore. realizzi che praticamente hai dato tutto e che più di quello non puoi fare. Quindi quando capisci che hai dato tutto e che non ci sono margini di miglioramento perché sei praticamente scarico, sei stanco, hai dato, arriva questa voglia, secondo me, da parte degli allenatori di liberarsi di questa situazione. Probabilmente è una situazione che diventa pesante. Il rapporto con il presidente non lo so come cosa succede, quelle poi sono chiacchiere, noi Esatto. non sappiamo. Io dico che a livello, diciamo, più esteso al rapporto tra allenatore e presidente ci siano tutta una serie di fattori. Giornalismo, conferenze Da stampa, considerare pubblico. tutta una Sì, serie sì, di fattori. sì, sì, sì. E tutti questi fattori messi insieme, positivi e negativi, dopo 2 anni che comunque tu sei in trasferta, tu vai in un'altra città, ti trasferisci in un'altra città, magari sei da solo, hai la tua famiglia da un'altra parte, hai figli da un'altra parte, cioè tu sei, diciamo, in missione. Esatto. Parliamo di problemi di lusso perché sono super pagati, si divertono, viaggiano e stanno benissimo, nessuno sta meglio di loro. Però in termini di stabilità probabilmente Napoli non ti garantisce quella stabilità e quella serenità che ti fa fare il pensiero di starci per più tempo. È un po' Sono come se d'accordissimo. sommerso da tutte cose positive e negative, tutte insieme. È troppo, secondo me è troppo e dopo 2 anni non ce la fai più e No, no. hai bisogno di qualcos'altro. Sono d'accordissimo, questo è un punto proprio cardine, secondo me, nel fatto della crisi dei 2 anni. È un punto cardine perché sì, Napoli ti può scaricare, e sono pure d'accordo sul fatto che comunque sei un professionista super pagato, però la mente umana e la psicologia comunque non conoscono milioni. Se ti scarichi se guadagni 2.000 euro al mese o se ne guadagni 2 di milioni. Se ti scarica, ti scarica. Infatti, il profilo dell'allenatore, se tu vuoi una cosa più a lungo termine al di sopra dei 2 anni, questo è un fattore da considerare, anzi, secondo me è il primo fattore che devi andare a considerare. O prendi un allenatore che ha fame di panchine, nel senso che non può proprio fare a meno di allenare,
del tipo, che so, Mourinho per dire, no, al di là del fantamercato. Mourinho ha bisogno di allenare, Mourinho deve stare sempre in banchina. Gente così, che tu dici ok, io devo stare sempre sulla panchina, quindi ci può stare che ti fai il contratto a 4 anni, va a finire, lo finisci pure. E invece se poi vai vedendo chi è stato a Napoli, Benitez è un allenatore che ogni tanto si è sempre fermato, Mazzarri lo stesso. Uh, Ancelotti forse ha quasi sempre allenato senza fermarsi, però io cioè, i 2 anni Ancelotti-Gattuso sono ambigui secondo me da analizzare, perché comunque l'ammutinamento, la squadra, i ritiri, ci sono stati tutti questi fattori, Covid con Gattuso. capito, tutte queste incognite che comunque non puoi fare la stessa analisi che puoi fare con un Sarri, con un Benitez, con Spalletti stessi. Quindi o prendi un allenatore che si casa di brutto in piazze del genere e invece di soffrirne del calore della città e tutta questa cosa di allenatori, tutti quanti allenatori e tutti quanti giornalisti, si casa ancora di più invece di essere risucchiato. Però mi rendo conto che poi diventa difficile così. Cioè tu pigli un allenatore dici ok, io prendo Luis Enrique, ma tu Luis Enrique non è che lo puoi conoscere caratterialmente fino in fondo per prendere una decisione del genere. Quindi mo serve un allenatore che continui il ciclo del bel calcio. Poi che tu venga risucchiato tra 2 anni, ne troviamo un altro che fa bel calcio, non mi interessa. Va bene ogni 2 anni. Cioè, dobbiamo forse farcene una ragione. O probabilmente una soluzione potrebbe essere Qualcuno che ha qualcuno che, fame. qualcuno che ha fame. Allora, in termini di motivazioni, io penso che tutti quelli che sono venuti a Napoli abbiano avuto una carica iniziale importante. Era la carica di chi stava andando in una piazza grossa, piena di calore, dove si vive il calcio, in una bellissima città col clima, poi la città come la vivono loro, ragazzi, diventa il paradiso in terra per come Esatto. la vivono loro la città. Per cui grande motivazione, grande fascino, il clima, cosa, una bella villa a Posillipo con l'alba sul Vesuvio e tutta questa felicità. Ma la motivazione più grande, secondo me, era provare a riportare lo scudetto a Napoli e questa felicità. Cioè, nell'immaginario che ho io di tutti gli allenatori che sono stati chiamati per allenare il Napoli, l'idea più grande era: mamma mia, se riuscissi a portare una vittoria importante a Napoli sarebbe il massimo nella mia carriera, perché poi magari quella ha vinto con Real Madrid ed è bellissimo, ma vincere a Napoli dopo 30 anni, Esatto. insomma, in una piazza come Napoli, parliamo della terza città più grande, parliamo, parliamo di una vittoria post Maradona, quindi mi metto nei panni di un allenatore, soprattutto un allenatore italiano. Cosa ci sarebbe di più grande che vincere in una piazza come Napoli? E io penso che questa motivazione abbia portato gli Ancelotti, abbia portato tutti quelli che chiami e che hai chiamato, hanno avuto questo pallino. Mamma mia, Napoli, Sì, sì, una, sì, sì, una sì. bomba d'orologeria. E ragazzi, ce l'ha fatta Spalletti. Cioè, Spalletti, Secondo me è la motivazione che poi ha portato anche Spalletti a dire ok, mi fermo. Spalletti è Dai. esploso. Spalletti è esploso perché cioè, secondo me quell'uomo ha avuto un orgasmo lavorativo, No, 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 sì. Sì, ha sì, sì. avuto la massima soddisfazione possibile. Un allenatore italiano che viene a vincere a Napoli dopo 33 anni. Sto a posto, sto scarico No, ma tu lo ormai. vedi,
Cioè tu lo vedi tranquillamente, mo la storia allenatore, la storia del Novo va avanti da un mese già, ma tu lo vedi in qualsiasi conferenza, interviste, cioè lo vedi l'allenatore più tranquillo del mondo che poi viene l'Inter a Napoli e ti fa la prestazione da Napoli senza aver poi intaccato il gioco, senza andare a intaccare qualsiasi equilibrio mentale dai calciatori, cosa che se tu non avessi lo scudetto in tasca e stai al settimo cielo proprio come persona, vai a intaccare. Tu con l'Inter non vinci 3-1 con situazioni del genere nel contorno. Cioè a Spalletti non lo sta intaccando proprio niente perché lui avrà deciso di fermarsi. Per me tutte le chiacchiere che ci sono dietro, si voleva la conferma della squadra. Io per come sto vedendo a Spalletti più lo vedo e più sono convinto che lui è andato alla cena e alla cena si sono detti, Presidente, facciamo così. No, Presidente, io mi fermo perché ho raggiunto appunto, come hai detto tu, questo orgasmo lavorativo. Questa è la mia idea, però è una mia sensazione che ti sto dicendo. Cioè, secondo me, questa è molto personale, è l'idea che mi sono No, fatta io. io sono d'accordo, cioè io non è che devo essere d'accordo per forza con te, però guardando poi le reazioni dei personaggi in questione, se andiamo a vedere anche perché le stesse cose sono successe in passato con gli altri allenatori a livello contrattuale, non è che, cioè, Sardi la stessa cosa, Benitez, solo Benitez se n'è andato comunque come ha fatto Spalletti, senza rinnovare, no, guardi, io mi fermo, problemi familiari, voleva la famiglia più vicina e quant'altro, però il resto ci sono sempre stati questi screzi e sono sempre andati a incidere poi sulle prestazioni della squadra in campo. Con Spalletti non sta succedendo perché quella è una decisione presa, telefonata già, io vidi la festa dopo l'Udinese in albergo. Dopo l'Udinese mi misi su Calcio Napoli 24 sulla live di YouTube e comunque la prima cosa che si fece alla festa di Lorenzo prese il microfono e disse ragazzi noi rimarremo nella storia come gruppo al di là di chi partirà a fine campionato. Stiamo parlando di quasi un mese fa, quindi sono cose che già si sapevano, ma già si sapevano di gran lunga. Poi che i giornali ne vogliano fare, ovviamente, una telenovela mediatica per vendere e quant'altro, ci sta. Cioè, è proprio il giornalismo che è così. Secondo Però me, Spalletti avrà deciso di andarsene e basta e sono contento per lui che ha provato questo orgasmo lavorativo a Napoli perché poi è stato proprio reciproco. Lui l'ha è provato e ce stato l'ha passato reciproco, pure, bravo, cioè, è capito? stato Lui l'ha proprio provato e ce l'ha reciproco. passato pure a noi, capito? Mamma mia, cioè, mister, ma guarda, ma puoi fare quello che vuoi, Cioè, fai che vuoi, hai capito? Sì, non ormai lo è so, siediti, storia, hai capito? ormai è Cioè, storia. quindi, È una felicità cioè, troppo grande da poter nessuno riuscirà a smorzare questa no, felicità. ma non si intacca, In queste cose nessun qua non si modo. intacca. C'è poco da fare. Io sono convinto che però vincere così in anticipo, e quando dico vincere non parlo di matematica, perché, ma parlo di sensazione, cioè 18 punti di vantaggio a San Valentino. Hai vinto un campionato a San Valentino, ragazzi, ma di che stiamo parlando? Quindi io penso che da quel momento questo margine di vantaggio così grande abbia influito, nel senso che ti dà tempo per poter pensare. E Eh sì, questo tempo che lui ha avuto a disposizione, maturando già da febbraio questa felicità, questo stress, questa bomba che si caricava di domenica in domenica, non dico che non sei concentrato sulle partite, però stai in una posizione di sicurezza che ti e di dà poter modo di valutare. inizi a fare delle valutazioni in largo anticipo e quando inizi a fare delle valutazioni in largo anticipo, probabilmente tutto questo tempo che ha avuto
per pensare lo ha portato poi a questo punto qua. Se fosse stato un campionato combattuto sul filo del rasoio, magari la concentrazione di settimana in settimana sulle partite, non, probabilmente, sto ipotizzando, non gli avrebbe dato modo di riflettere, di ragionare, di caricare questa cosa, capito? Perché stai E lì sul certo, hai pezzo. altro a cui pensare, ovviamente. Hai altro a cui pensare. Io penso che questo vantaggio abbia influito notevolmente poi sulla decisione maturata nel tempo, cioè nelle settimane ha avuto modo per riflettere e penso che questa scelta l'abbia fatta molto tempo fa. Non è una pecca oppure sta storia degli screzi col presidente. Io non credo agli screzi col presidente, sinceramente, per quanto possano essere incompatibili caratterialmente, per me queste sono tutte chiacchiere. Lui ha fatto le sue valutazioni concentrato, da solo, rilassato e secondo me le avrà comunicate al presidente già molto tempo fa. No, ma infatti dalla conferenza dell'Inter, a parte che si vede, si è capito che se ne va, si è anche capito che queste cose sono state dette nemmeno forse alla cena, ma anche prima. Quindi Spalletti, diciamo che forse si è irritato per il fatto che il presidente forse lo voleva a tutti i costi il terzo anno e ha esercitato la PEC quando lui già sapeva che poi se ne voleva andare, ma comunque queste sono chiacchiere proprio dico da corridoio, che non sapremo mai, né tantomeno sapremo mai ciò che è successo con gli allenatori passati. Alla fine sono tutte le ipotesi che sono state fatte. Sì, trovi il giornalista che al limite è più vicino, sa qualche cosina in più, allora esce qualche notizia in più, però cioè, l'abbiamo detto all'inizio del video, a livello aziendale tu hai un contratto, se non lo rispetti, io presidente non posso mai passare dalla parte del torto, mai, perché noi l'abbiamo firmato 2 anni fa un contratto, te ne vuoi andare, va benissimo, si trova la, la soluzione e te ne vai. Tanto è vero che c'era la penale da pagare di 8 milioni, Spalletti non pagherà niente, perché si dice che comunque tra la penale di 8 milioni e il non andare ad allenare un anno o non andare alla Juve, si è detto, era questo, capito, messo sul piatto della bilancia, io non ti faccio pagare la penale e tu non vai alla Juve. E ci sta pure, capito, a livello poi di compromessi, è anche un ottimo compromesso, visto che cioè, è la stessa cosa che Asperini a Napoli. Io due cose non voglio: Gasperini a Napoli e vedere l'anno prossimo Spalletti, no, Spalletti è giunto dalla Juve l'anno prossimo. Che poi Gasperini, tra 2 anni. è diventato come l'ananas sulla pizza. No, Cioè, no, no, ma per amor di Dio, no, come noi. signore, no, no. Ma mamma mia, io qua l'ho già detto e ridetto, non discuto l'aspetto tecnico, non discuto il gioco perché con una difesa a tre comunque fa calcio offensivo, tutto quello che vuoi tu, valorizzazione di giovani, però cioè io poi di vedermelo poi tutte le domeniche, tutte le conferenze, no, è proprio un flagello, quindi per piacere a tutti quelli che devono venire, che poi io ho detto ieri, il toto allenatori che sta succedendo, no? Tu dici ok, il Napoli De Laurentiis è su Luis Enrique, ma per assurdo. Il nome di oggi è Luis Enrique. Il nome Chiama di Luis oggi. Enrique, ok, tu ti vedi con Luis Enrique si legge un contratto, per esempio. No, ma questo comma a me non piace, no, qua non si cambia, ok, allora non firmo. Arriva un altro, qua sta il contratto, no, ma facciamo così, facciamo così, non trova l'accordo. Tra tutti quanti, io l'ho detto ieri, tra tutti questi nomi che sono stati fatti, se tu non ti accordi, Gasperini è l'unico che, senti, scendi a Napoli, firmiamo il contratto, già sta a Napoli, cioè è l'unico che non lo legge nemmeno il contratto, è l'unico allenatore che non leggerà nemmeno il contratto per i rapporti che ci sono col presidente,
è perché comunque vieni ad allenare in una piazza che è clamorosa anche per te allenatore, quindi per piacere troviamo questo accordo con un allenatore che non sia Gasperini. Ah, poi per il resto posso passare sopra a tutti quanti. Mi sta bene pure investire su un allenatore che sia giovane e vuole farsi vedere, Thiago Motta, italiano, lo stesso della Fiorentina, che ieri sera ha dato comunque spettacolo contro l'Inter in Coppa Italia, ma no Gasperini, per Ma piacere, non Gasperini. tra l'altro con Gasperini ne parlavamo prima, no? Cioè con Gasperini, oltre a non esserci proprio simpatia sotto il profilo proprio umano, caratteriale, cioè Gasperini non piace a nessuno, non lo vorrebbe nessuno dal punto Esatto, di vista nessuna società. proprio No. della simpatia, ma poi si andrebbe ad intaccare, anche a stravolgere l'aspetto tattico, tecnico, No, no, diciamo. no, devi E vendere quindi, per forza. ritornando al discorso che squadra che vince non si cambia, almeno tatticamente, noi abbiamo bisogno di Lobotka perno centrale che è alla base di tutto, di tutta la giostra, per Esatto. cui potrà cambiare qualcosina, andremo a cambiare qualcosina, ma l'ossatura è quella, lo stile è quello, il DNA, come ti dicevo, secondo me è quello. Ormai il Napoli ha un carattere ben consolidato e secondo me Gasperini non farebbe al caso nostro. È, una, No, no, no. è solamente una considerazione personale, non ho nessun, No, senza no, no. nessuna presunzione, è solo un'idea mia. Eh, Tutti quanti tranne Gasperini, ragazzi. Infatti lo chiudiamo così questo video. Tutti quanti tranne Gasperini. Che poi volete andare via ogni 2 anni, va benissimo. Noi tra 5 anni faremo un altro video. Continua la crisi dei 2 anni e stiamo sempre qua sperando poi di aver raggiunto altri obiettivi. Però se Quindi no, stiamo tra 5 anni qua con altri 2 o 3 scudetti, hai capito? Cioè, diciamo, ci faremo una va risata. benissimo, va Ci, benissimo. ci faremo una risata. Cioè, volevo dirti quest'ultima cosa sul il rispetto dei contratti, secondo me è un tema serio che secondo me è, è è una delle cause del calcio malato, diciamo. Se solo venissero rispettati i contratti, ci sarebbero meno intermediari, ci sarebbero meno Meno chiacchiere, più gossip, bravo. lavoro e più continuità, perché dal momento in cui tu fai un investimento e proponi un contratto, se in quel momento il contratto viene ritenuto giusto, favorevole da ambo le parti, il contratto va rispettato. La clausola, la penale, no, no. Da questo punto di vista io sono d'accordo con De Laurentiis. Ho visto in un'intervista parlavano di adeguamento del contratto a Kvaratskhelia e lui giustamente dalla sua parte dice: Mo è firmato, cioè. scusami, ma cioè, se io ti offro un contratto comunque che in quel momento per te è favorevolissimo, perché magari stai giocando in Serie C oppure cioè tu in quel momento comunque fai un upgrade Sì, sì, sì. nella tua carriera e andrai a guadagnare molto di più. Dal momento in cui poi dimostri di essere un grande campione, devi continuare a dimostrarlo perché hai un contratto da rispettare. Cioè, la storia di questi adeguamenti e di queste clausole, di queste penali, secondo me sono il male del calcio. Questo. Ma quelli infatti le clausole non sono nemmeno, perché quelli, le persone pensano che poi De Laurentiis è il presidente delle clausole. Allora già hanno cominciato pure con Kim, sì, perché tu ci hai messo la clausola, allora lo perdiamo. No, quello là mette la clausola perché sa benissimo come va il mondo aziendale del calcio adesso.
Quindi in una maniera o nell'altra, come dicevi tu all'inizio del video, come si fa a coprirsi le spalle? Solo così puoi fare. Poi sulla clausola di Kim mi sono d'accordissimo perché tu hai preso un difensore a 19 milioni e mezzo che giocava in Turchia, che poi Kim è diventato uno tra i migliori centrali d'Europa. Tu non lo potevi sapere. Non lo potevi sapere. Ci mise una clausola a 60 milioni, 40 milioni più valente. Basta. Cioè, ho vinto comunque io a livello aziendale. Le clausole nascono perché ci sono tot persone che non rispettano i contratti, che poi sono quasi tutti. Ma Altrimenti poi le questa clausole cosa, non è che chi le vuole mettere le clausole non ci stanno se tutti quanti rispettano, come hai detto tu, il contratto per quello che tu l'hai firmato e basta. e poi non può Molto essere semplice. unilaterale questa cosa. Cioè, se io invece faccio un acquisto sbagliato, un flop, io comunque sono obbligato a pagarlo per tutta la durata del Esatto, contratto. Quando poi non esatto. arriva, quando poi non arriva il Manchester United interessato ad un mio calciatore, e io questo calciatore me lo devo tenere in casa e gli devo pagare lo stipendio per tutta la durata del contratto. Quindi non può essere unilaterale e solo a favore di procuratori, calciatori e robe varie, perché Esatto. l'investimento poi lo fa la società. Allora, se prendo un flop o uno che si infortuna, lo devo pagare per tutta la durata del contratto diciamo, e mi è andata male. Ma poi quando mi va bene, non ci posso rimettere pure quando indovino l'acquisto. Esatto. Questo è il discorso. E mo so tutti bravi mo a parlare con lo scudetto vinto, sono tutti bravi. Capito? Ma sto Kim, ma chi lo conosceva sto Kim? Ah, boh, ma che erano gli stessi? Io ho il video sul canale, ero in Italia in vacanza, Kim al Napoli. Vado su YouTube perché solo quello faccio. Vado su YouTube perché cioè, molte persone dicono: sì, ma tu ti rapporti a video di highlights su YouTube. Ragazzi, ma al giorno d'oggi i montaggi fatti su un video di 8 minuti, stiamo parlando che quello ha racchiuso 60 partite. Se su 60 partite questo fa l'ira di Dio, è normale che dici: ma forse abbiamo preso un grandissimo difensore. Testuali mie parole, ragazzi, abbiamo preso un grandissimo difensore centrale. Quando Kim, il pacchetto di sigarette, gioca in Turchia. I calciatori si vedono dai montaggi di video e di highlights, si vedono e come. Ma loro l'hanno Però, visto dal vivo chissà quante volte cioè, l'avranno, capito? Ah, per cui cioè, di che parliamo? Poi che poi loro non sapevano, ovviamente non puoi mai sapere che diventi veramente questo animale, perché Kim è veramente esageratamente forte, però ti sei comunque coperto le spalle, ed è giusto che sia così, altrimenti tu è uno, è due, è tre, come hai detto tu, un infortunio io lo pago, quello non gioca lo devo pagare, sono le società di calcio, poi dopo 3, 4, 5, 10 anni sei destinato ad avere un roster esagerato, fallimento e si ritorna. Cioè, non si mantiene, capito, una società in piedi senza regole. Non esiste. diciamo che queste clausole a volte servono comunque a tutelare la società. Ti ripeto, durata del contratto, Da basta rispettare. rispettare la durata del contratto e carta canta. Per cui Esatto. sei un allenatore che non sta allenando, nessuno tiene in considerazione. Io faccio un investimento su di te con una percentuale di rischio importante, ti faccio un contratto per 3 anni, a te che non stai allenando e che non hai offerte e che stai con Ah, gli stivali in campagna, per esempio, no? Ti faccio un'offerta e mi prendo i miei rischi. Qualora le cose non vadano bene, se ti devo esonerare, continuo a pagare lo stipendio. Se i risultati vanno male, continuo a pagare lo stipendio. Cioè io pago esatto. perché ho fatto un investimento. Dal momento in cui tu fai semplicemente bene il tuo lavoro e ottieni dei risultati,
non puoi stravolgere poi la situazione, insomma, non puoi mollare. No, 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 signore, non si deve mollare. Il presidente poi ci stanno. I presidenti mettono i premi a obiettivi ottenuti, ok, premio Champions, premio Scudetto, come è giusto che sia. Però tu hai 3 anni di contratto, 3 anni. Il rinnovo, parliamo di rinnovo, il rinnovo se ne vuoi parlare a febbraio prossimo, marzo prossimo, Il presidente più volte, aprile prossimo. scusami se ti interrompo, il presidente più volte poi comunque ci è andato col piede, come si dice, di piombo su questa, Di su piombo. questa cosa. Per esempio con Milik, lui disse proprio lo faccio marcire in panchina, lo faccio Sì, sì, marcire sì, in in tribuna. tribuna. Usò proprio queste parole, lo faccio marcire in tribuna, cioè a costo di... perché Ma scusa, tu sei un calciatore della mia squadra e basta, sì. Hai firmato un contratto, basta, sei un esatto, dipendente di non questa puoi stare azienda. appresso ai capricci dei calciatori, degli allenatori, non puoi stare appresso ai capricci. Cioè, No, né tantomeno ai capricci dei, come si chiama, dei procuratori, cioè, dei non resiste. procuratori, vengono fatti degli investimenti anche a lungo termine, si pianifica un lavoro e per cui bisogna portare a termine il lavoro. Hai tutte, Basta. hai tutti il diritto di salutare a fine contratto con una bella stretta di mano, tirando un bilancio, ma io ora perché con i miei investimenti che ho fatto, perché non posso fare un bilancio a fine mandato di Giuntoli, a fine mandato di Spalletti? Cioè se io ho costruito e ho creato Una un base. business plan, chiamiamolo come un, fatto di diciamo basato su un periodo preciso, perché devo stravolgere questo piano? Cioè è una cosa che penalizza solamente me. Esatto. Potrei comunque imporre a Giuntoli e Spalletti di rimanere fino a fine contratto, punto. Cioè, E infatti su Spalletti, con Spalletti si è risolta la situazione e si sa che poi se ne va e si trova l'allenatore, ma guarda che la situazione Giuntoli non è definita. là è E più complicato. Il presidente l'ha già detto, ha detto se io non ho le garanzie, nemmeno societarie, le garanzie progettuali, calciatori e questo e quell'altro, tu ti stai fino a fine contratto, caro mio, poi che tu vuoi andare via a fine contratto, tutto quello che vuoi tu, parla Juve, dove vuoi andare vai, però il parlare con la situazione Giuntoli andrà molto più avanti, non sarà che Giuntoli a fine campionato piglia e cambia casacca. Ma anche perché, scusa Gianni, anche perché io devo avere il tempo necessario poi per effettuare un cambiamento e questo cambiamento comunque deve essere alla base di un nuovo piano Esatto. per il futuro. Cioè io il cambiamento che devo fare ora non mi serve una toppa per rimpiazzare qualcuno che all'improvviso decide di andare via e io ci No, il devo calciatore chi è mettere, diverso, il io ci calciatore devo tu mettere prendi, una rimpiazzi. toppa. Io non devo mettere una toppa. Io devo creare dei cicli lavorativi che per dare dei risultati, come in tutti i campi, l'investimento si fa a lungo termine e certi risultati li ottieni solamente se fai investimenti a lungo termine. Per cui io poi devo sapere che questo che verrà sarà l'ultimo anno con quel direttore sportivo, allenatore, quel cuoco, Sì, sì, quell'impiegato. sì. In tutti i campi tu sai che quello sarà l'ultimo anno, quindi avrai poi il tempo necessario per iniziare a contattare altre persone, stilare nuovi business plan,
modalità di lavoro, iniziare un nuovo ciclo, ma il ciclo non mica lo inizi all'improvviso a Di Maro, No, no, chiamando no. qualcuno all'improvviso. Cioè, il presidente secondo me sta in seria difficoltà ora, perché dal punto di vista aziendale, dell'organizzazione È aziendale, solo adesso. è difficile e problematico. Per cui staremo a vedere come andrà a finire questa cosa, però se solo venissero rispettati i contratti sarebbe meglio per tutti. Per il calcio in generale, ma anche extra calcio, attenzione, cioè queste sono cose che poi si possono anche allargare ad Eh, altri settori, cioè proprio esatto, cioè in un'azienda, hai capito, è la base, è la base di un'azienda sana che è in profitto sempre, di rispettare i contratti, che poi il non rispettarli porta a dispendi di soldi inutili, come sempre, e a scelte poi azzardate. azzardate Bravo. che possono poi rivelarsi sbagliate perché prese in fretta fondamentalmente. Cioè tu devi Eh avere sì, tutto il tempo necessario per ragionare, per per interloquire rimpiazzare. con il futuro direttore sportivo. Tu devi avere il tempo per contattare più persone, per fare dei progetti, per parlarne, per No, sapere la modalità di lavoro, di operazioni che si devono. Cioè bisogna prima no, parlarne, non è che arrivi con sto non è foglio. semplice. Assolutamente. Vedremo, vedremo, staremo a vedere soprattutto la situazione Giuntoli e ne parleremo ancora con Giuliano. Ne parleremo ancora con te Giuliano perché discorrere di calcio è più che altro con te non è discorrere di calcio, è fare un'analisi a 360 gradi come va fatta su queste situazioni, perché non ci si può, non puoi fare un video e dire sì, però quella perché la cena è andata così, a colpa del presidente, a colpa di quello e di Ma no. quell'altro. No? Vanno analizzate tutte le situazioni del calcio che è e rimarrà sempre un business che gira intorno ai soldi, altrimenti non ci sono tifosi, non ci saranno mai tifoserie né tantomeno squadre che vincono la Champions League senza soldi. Quindi staremo a vedere la situazione Giuntoli e come andrà a finire soprattutto. Io spero che vorrà essere dei nostri quando sarà a parlare del nuovo direttore sportivo o di un Giuntoli che rimane e un presidente che l'avrà vinta. Io spero sempre che il presidente l'avrà vinta e che Giuntoli se ne va l'anno prossimo, così ci sta tutto l'anno, come hai detto tu, per poter progettarla come si deve. Speriamo, speriamo. Il video doveva essere un po' più corto, ma è arrivata a un'ora e un quarto. Ragazzi, chi è arrivato alla fine di questo video riceverà, scrivetemi l'indirizzo su Instagram, riceverà un premio Nobel a casa, tipo il tapiro di Striscia la Notizia. Gli manderemo qualche gadget dello scudetto del Napoli, non lo so, fate voi, fatemi le richieste per chi è arrivato a seguirsi un'ora e 13 di video, noi alziamo le mani. Io Giulia ti ringrazio veramente di cuore ed è sempre stupendo parlare del Napoli e di calcio con te. Ci vediamo nel Grazie prossimo Gianni. video. Grazie Gianni, saluto te e tutti gli amici del canale. Dico l'ultima cosa, non Vai. dimentichiamoci di festeggiare ancora perché Esatto, no, no, i è festeggiamenti. ancora festa. Poi avremo modo per analizzare il futuro, ma non dimentichiamoci che è festa ancora. Sarà sempre festa, io l'ho già detto e sarà sempre festa, io comincerò ad abbassare un attimo, cioè no, non ad abbassare, ma a placare la festa solamente al calcio d'inizio del prossimo campionato, al di là del mercato che si farà, al di là di qualsiasi cosa, anzi comincerò ad abbassare un attimo i toni quando usciranno i gironi di Champions League ad agosto. Me lo sono già prefissato per me.
sarà festa sempre, sarà una lunga estate di festa Esatto, e meritata, direi, per cui dobbiamo essere anche bravi poi a goderci quello che quello che bravo, abbiamo meritato. Quindi bravissimo, che festa sia. Poi faremo le valutazioni necessarie a tempo. Questa volta bravissimo, però, sì. questa volta non criticheremo nessuno all'inizio No, perché no, 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 per niente. senza fare, No. perché potrebbe arrivare qualcuno più forte di Kim, per cui attenzione, Sì, sì, rimaniamo sì, infatti fiduciosi, sì, rimaniamo fiduciosi. rimaniamo fiduciosi. Sempre Forza Napoli ragazzi e grazie ancora Giuliano. Ci vediamo nel Ciao prossimo Forza video Napoli. e il premio Nobel, voglio, non lo dimenticate, il premio lo mandiamo a casa, chi è arrivato alla fine del video. Ciao ragazzi, ciao Giulia, grazie.